Oggi la parola è re. Re, sì, perché è la solennità di Cristo Re e dunque la parola è re. Ma re è una parola strana, cioè non ce n'è più di re. Cioè, e quei pochi che ci sono fanno delle figure che è meglio. Quei pochi che ci sono, diciamo, non contano molto. E perché però nella Chiesa si insiste a parlare addirittura di Cristo re? Di Cristo Re, perché evidentemente Cristo è l'unico che possa essere detto re in senso proprio. Nota bene che la nostra diffidenza nei confronti della parola di re non deriva soltanto dal nostro irreducibile passato svizzero repubblicano che non ha mai avuto una monarchia, ma è propria anche di Israele, perché anche nell'antico Israele c'è una forte diffidenza a dare a un uomo il titolo di re, perché l'unico re di Israele è Dio. Però se tu guardi il libro dei re non se ne salva nessuno, perché di tutti si dice ma quello fece il male davanti agli occhi del Signore, ma quello peccò, se ne salvano soltanto due, no? Sì. Uno che vabbè insomma fa delle buone cose, a parte Davide, e un altro che fa delle ottime cose però muore in battaglia. Ecco, subito. No? Subito. Esatto. Quindi, sono sempre i migliori che se ne vanno. E quindi c'è veramente una forte diffidenza. Perché? Perché il re per la mentalità antica, ma in fondo anche per la nostra mentalità, è prima di tutto colui che dà la vita. Infatti il re, se tu noti, si ricopre di simboli, no? Sì. Del globo, dello scettro, della corona, del mantello, sì, che vogliono esprimere il fatto che lui ha qualcosa in più, ha una vita in più, ha una gloria in più, ha uno splendore in più, ma in realtà sono tutti gioielli dai quali si ricopre, no? Dio non ha bisogno di ricoprirsi di gioielli per esprimere il fatto che abbia la vita, perché? Perché ce l'ha. Tant'è vero che la scena che la liturgia ci propone quest'oggi, che è quella di Gesù sulla croce che perdona il buon ladrone, beh lì sicuramente Gesù non ha intorno a sé un apparato regale, però è una scena esplicita di incoronazione. Tant'è vero che la liturgia la commenta mettendola in parallelo con la scena dell'incoronazione di Davide. Ecco, in che senso la crocifissione è descritta anche come un'incoronazione? Perché soprattutto nell'antico Israele il re non è quasi mai un combattente, perché è Dio il combattente, no? Sì. Per cui l'attitudine veramente regale del re, ed è il primo atto di giurisdizione che fa il re di Israele dopo essere stato unto incoronato, è quello di sedersi sul trono e di ascoltare le cause giudiziarie. Sì. Quindi è l'esercizio del giudizio che è la prima funzione del re. No? E qui Gesù non fa altro che esercitare il giudizio. Col ladrone, dici? Certo, perché Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, e gli rispose, in verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso, quindi è un atto di giurisdizione. Non a caso Gesù, in questa scena, si presenta incoronato con la corona di spine, ha accanto a sé, vicino a sé, i due ladroni e amministra la giustizia. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, quindi il ladrone riconosce la regalità di Gesù paradossalmente, e Gesù gli risponde, in verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso, quindi dà una sentenza, da un giudizio. No? Quindi è chiaro che in questa scena Gesù è rappresentato come di fatto esercitante un potere regale che però ultimamente è un potere divino. Il re ha sempre a che fare con Dio, evidentemente anche da noi gli ultimi re che ci sono conservano almeno nel protocollo ufficiale il titolo di per grazia di Dio, no? Sì. Ma ha a che fare con un potere divino perché è colui che ha una pienezza di vita da dare. E infatti non a caso la liturgia utilizza la lettera ai Colossesi, l'inno ai Colossesi, dove parla proprio della pienezza di vita di Gesù, che è immagine del Dio invisibile, nel quale sono create tutte le cose sono state create in vista di Lui, egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono.